Sergio, benvenuto. Tu sei uno dei trascrittori ufficiali di Drameo, il servizio numero 1 ormai al mondo per la batteria, ma hai lavorato con un sacco di artisti internazionali importantissimi, Thomas Lang, i Jethro Tull, Jonathan Mover, Johnny Reb. Figata, diciamolo, complimenti. Grazie. Senti, raccontami subito di Drameo, come sei entrato in contatto con questa realtà e nello specifico so che hai lavorato per un corso che è andato molto forte. Raccontami tutto. Sì, innanzitutto grazie per l'intervista e per l'opportunità di avermi qua da te. Grazie. Sono veramente onorato. Allora, l'opportunità con Drameo è nata perché me la sono creata io. Ottimo. Una volta un batterista con cui ho avuto a che fare, che si chiama Marko Djordjevic, mi ha detto "Go for it, it will not go for you". Traduci. Che vuol dire vatti tu a prendere le cose perché da sole non arrivano. Ok. E io vivo un po' per questa filosofia in musica e quindi ho semplicemente mandato una mail a Drameo dicendo io faccio questi lavori usando Sibelius, vi può servire un trascrittore? Loro mi hanno risposto subito, che è una delle cose che mi piace molto del lavorare con loro perché sono subito precisi e veloci nelle risposte e mi hanno detto guarda al momento non ci serve nessuno e noi lavoriamo con Finale. E io ho detto vabbè, ci ho messo un anno a imparare Sibelius, adesso mi devo iniziare a imparare un altro software, magari no. Quindi ho lasciato morire un po' lì la cosa. Sì. E poi mi hanno ricontattato loro dopo un paio di mesi dicendo ci servirebbe qualcuno? Tu nel frattempo hai imparato a usare Finale? Io ho detto sì, sicuro. Al che loro mi hanno fatto una specie di audizione, se così vogliamo. Mi hanno mandato 3 brani. Mi ricordo che uno era un pezzo dei Toto strumentale abbastanza complesso, adesso non mi ricordo il titolo, e mi hanno detto mandaceli entro qualche giorno e vediamo come va. Io ho fatto un errore grave, che è stato non chiedergli qual era il loro template, cioè qual era il loro format su cui lavoravano, come impostavano l'impaginazione. Quindi gliel'ho mandato e loro mi hanno mandato una lista lunga così di questo non va, le battute devono essere a gruppi di 4. Che miseria. E io ho pensato layout vabbè, il layout della pagina non c'era, però in realtà io poi gli ho detto voi avete un template? E loro sì certo, bastava chiedercelo. Allora ho mandato queste trascrizioni, loro mi hanno appunto mandato dietro un feedback abbastanza positivo dicendo ci sarebbe da mettere a posto quello e quell'altro, ma soprattutto noi vogliamo nota per nota alla Ghost Note. Cosa che io ero abituato a fare, ma non pensavo che servisse questa cosa. Loro essendo veramente i numeri 1, però vogliono un lavoro da numeri 1, quindi mi hanno detto a noi servono ogni Ghost Note, ogni apertura, chiusura di Charleston, il Charleston suonato col piede, tutto. Ho rifatto le trascrizioni, gliel'ho mandate e dopo un paio di mesi mi hanno detto guarda ci sarebbe un grosso lavoro per Todd Zuckerman, te la senti di farlo? E io ho accettato. Hi, Todd Zuckerman here in a small dressing room on the road with a few words about Sergio. It was such a pleasure to work with him through the entire rock drumming masterclass presented by Dromeo, which is a mammoth 26-week, 15-hour multiple song program. Sergio was just absolutely unbelievable. He nailed it. Even when he wasn't sure of something and he wrote me, he was 98% right at the time. Anyway, but just a tremendous guy, a tremendous drummer. Great friend and I hope we get to work together in the future. Io mi sono occupato praticamente della trascrizione di quasi la totalità dei brani in cui lui suona, non delle parti didattiche, degli esempi appunto degli esercizi. Ed è stato un lavoro molto impegnativo, molto gratificante però. Innanzitutto lui è uno dei migliori batteristi al mondo, ma direi che lo sappiamo tutti perché tutti abbiamo in mente cosa suona e come suona. È una persona molto disponibile, ogni volta che io ho avuto bisogno di chiedergli qualcosa su degli sticking o una figurazione mi rispondeva dopo 10 minuti. Ed è stato impegnativo perché loro non mi hanno mandato gli stems o le tracce separate. I video che voi potete vedere su YouTube o sulla parte di Drameo Edge, io ho trascritto quello. Quindi con tutta la musica sotto. Con tutta la musica sì, con tutta la musica sopra. Ci vuole un orecchio notevole. Com'è stato lavorare con lui? Cosa hai imparato anche musicalmente? Perché tu sei anche un bravissimo batterista. Ti ringrazio. E didatta, insomma. Quindi hai questa cosa delle trascrizioni che è una parte della tua attività, poi certo. magari ne parliamo bene dopo, dell'importanza di avere comunque delle alternative al semplice andare a suonare, insegnare, eccetera, eccetera. Hai imparato anche musicalmente lavorando su queste trascrizioni e poi mi chiedo, devi essere anche in grado di avere un livello tecnico, di poter suonare quella roba secondo te per poterla trascrivere, perché so tu sei un batterista molto preparato anche sul mondo progressive, quindi hai tempi dispari, insomma suoni anche cose parecchio complesse. Può farle anche uno che non ha questo livello tecnico secondo te o è necessario per comprendere, riuscire a eseguire anche? Innanzitutto lavorare con Todd è stato fantastico e ho imparato moltissime cose.
Alcune cose del suo modo di suonare mi piacciono in particolar modo perché si sentono le influenze che lui ha avuto. Si sente molto Tony Williams. Spesso fa questo feel in cui con una mano suona i tom e con l'altra il crash, in un bel crescendo. Si sente che lui ama Keith Moon, perché spesso nei feel, specialmente nei brani più rock, c'è la cassa in ottavi sotto, suonata a piano, quasi appoggiata. E quindi ho avuto modo di vedere con piacere che è un batterista che ha una cultura musicale che spazia veramente, ma lo sapevo già dal jazz al rock alla fusion degli anni 70. Per quanto riguarda invece, sì, bisogna secondo me essere un batterista abbastanza preparato per fare questo genere di trascrizioni. Per quanto riguarda il caso di Todd, per Drumeo, bisogna conoscere i rudimenti, sicuro, perché altrimenti si viene matti a capire qual è lo sticking della cosa e poi dice ok, no, è uno Swiss Army Triplet, ok, è un paradiddle diddle solo fatto a metà e poi c'è la cassa. Quindi se non avessi avuto una conoscenza buona dei rudimenti sarei probabilmente ancora lì al secondo brano a trascrivere. Hey, what's up everyone? It's Dave Atkinson here filming at Drumeo, and as you know with Drumeo we do a ton of transcription work, whether it's through song breakdowns or for exercises, and I had the pleasure and privilege of working with Sergio over the last few months, working on some transcription work for Todd Sucherman's Rock Drumming Masterclass and more. And I would send him songs that Todd played on and told him to transcribe it note for note, which is no easy task for those who know how to transcribe or for those who have seen Todd play, but he did an amazing job with it, and I can always trust on him if I needed anything done transcription-wise where I don't have to go back and proof it and change a bunch of things. He did a killer job. So props to you, Sergio. Come è iniziata questa faccenda? Cioè, come sei diventato trascrittore professionista a questo livello? Devo tutto a Furio Chirico, che è stato il mio insegnante principale. La cosa che mi piace molto di Furio è che lui ha sempre saputo incoraggiarmi e far leva sui miei punti forti del mio drumming. Mi ricordo che una volta sono andato a lezione e non ero particolarmente preparato sul Dante Agostini, che era la Bibbia, se andavo a lezione da Furio. Però lui mi ha detto, invece che massacrarmi, mi ha detto: guarda che se tu studiassi un po' di più solfeggio saresti veramente una bestia, perché leggi le cose praticamente al volo subito, approfondisci questa cosa. E io invece di sentirmi, sai, affossato, dato magari della capra perché non avevo studiato il solfeggio, mi sono sentito: ah cavolo, ha notato sta cosa, magari ci devo lavorare sopra, quindi lo ringrazierò sempre. E i primi lavori li ho fatti tramite Furio, sia come batterista sia come trascrittore. Furio un giorno mi disse: ci sarebbe da trascrivere delle parti di Zappa per Drum Club. Tanto per partire. Sì, esatto. E soprattutto di un album che a me piace molto, che si chiama You Are What You Is, dove suona un batterista che si chiama David Logeman, che ha fatto solamente un album con Zappa, e tutti pensano che sia Chad Wackerman perché ha un drumming estroso, incredibile, fantasioso, proprio come Chad Wackerman, però non è lui. Allora mi sono appassionato tantissimo nel fare queste cose, ancora scrivendole a mano. Infatti devo dire che anche il mio handwriting skill nelle trascrizioni è molto buono, proprio perché poi mi mettevo lì a fare le cose con le squadrette, col goniometro per fare le cose, sembrano stampate le mie parti scritte a mano. Poi nel 2007-2008 una delle band con cui collaboro da tantissimi anni, che si chiama Beggar's Farm, ha fatto una serie di concerti con Ian Anderson, che è il flautista, compositore e cantante dei Jethro Tull, e lui ha visto che io mentre suonavo con lui leggevo tutto e mi ha detto: ah, ma tu leggi, a che livello trascrivi le nostre parti? E io ho detto: ma nota per nota. Non ci credo, fammi vedere. Allora gli ho fatto vedere il mio quadernino scritto a mano, comprato da Merula, il quadernino, e lui mi ha detto: bello, noi potremmo aver bisogno di avere, spesso alterniamo dei batteristi, alcuni non hanno tempo a prepararsi, ci servirebbero delle parti, falle più dettagliate possibile, se poi aggiungi anche le parti di glockenspiel. E allora io gli ho fornito una serie di trascrizioni fatte all'epoca ancora a mano, non usavo software, e a lui sono piaciute, e dall'epoca siamo rimasti in contatto per fare ogni tanto lavori quando gli servono, a volte gliene mando anch'io perché mi fa piacere. E difatti guardate questo video che ci ha mandato Ian Anderson. Hi, Ian Anderson from Jethro Tull here. You know, over the years we've had really rather a lot of drummers in Jethro Tull, as well as many other musicians, 36 in total. And some of them, you know, were fairly straight-ahead guys. They like to keep it simple and direct, like Mick Abrahams, the first guitar player, or Clive Bunker, our first drummer, or even Jerry Conway, who played in the 80s, and perhaps Scott Hammond, a drummer who plays with us today. They know how to keep it simple and straight-ahead and funky. And then we have the tricky blighters. We have Barrymore Barlow. We have Doane Perry.
they liked to put lots of detail and decoration into the drum parts, which was great because it suited the music we were doing at the time. But I really, really don't envy the gargantuan task that Sergio Ponte has taken upon his broad shoulders in transcribing all of the drum parts of Jethro Tull repertoire for other drummers to look at, to marvel, to ponder on, pick up their sticks, look at the music charts and say, "No way, I'm leaving town. Check, please." Andiamo avanti con i batteristi. Certo. Ok, come sei entrato? Quindi hai fatto questa cosa con Furio Chirico, dove ti ha portato lui a lavorare in pratica? La cosa più bella che ho fatto con Furio, e lo ringrazierò sempre anche per questo, è stato portarmi al Festival di Modern Drummer nel 2002. È stata un'edizione un po' sfortunata quella, perché è stato l'unico anno in cui la Hudson Music non ha raggiunto un accordo con la rivista per filmare e per far uscire le videocassette, che anche tu avrai, immagino. Sì, Quindi è stata brutta, perché è stata un'edizione incredibile. Mi ricordo Billy Cobham, Tommy Igoe, Jimmy DeGrasso, John Blackwell, Simon Phillips con una cassa sola che suonava bebop, i pezzi di Miles Davis con una cassa sola. Non so chi ha mai visto Simon Phillips con una cassa sola. Il batterista degli NSYNC, Billy Ashbaugh, e poi mi ricordo dietro le quinte c'erano tutti. Mi ricordo Joe Morello, con cui ho praticamente condiviso il tavolo alla cena, Carmine Appice, che noi chiamiamo così ma si fa chiamare Carmine Appice. e invece suo fratello mi dicono che si fa chiamare Vinny Appice, esatto. Sì, con un accento diverso. Esatto. E lì ho sentito un sacco di storie incredibili, ma soprattutto ho preso dei contatti che ho ancora oggi, soprattutto con personaggi dell'industria musicale, e ho conosciuto batteristi con cui poi mi sono confrontato dopo per quanto riguarda le trascrizioni, come Thomas Lang. Ecco, raccontami di Thomas Lang, come sei entrato in contatto con lui e hai fatto tutte le trascrizioni della sua scuola online? No, non ho fatto tutte le trascrizioni, ma ne ho fatte molte. Ne ho fatte Drum molte. Universe si chiama. Sì, sì, è un sito tra l'altro molto molto bello, molto ben organizzato. Beh, Thomas è organizzato lui come persona, quindi non poteva che essere altrimenti. Ciao a tutti, it's Thomas Lang here. How's it going? Ciao Corrado. Hey Sergio. I met Sergio several years ago at one of my drum camps in Belgium. He was one of the students attending, and he blew me away. Over this 3-day period at the camp, he basically transcribed all the exercises I was showing my students instantly, on the fly. At the end of every day, he had compiled half a book full of exercises, beautifully transcribed, with not only all the correct stickings and everything, but dynamics and lots of additional information. And I was extremely impressed. And we stayed in touch, and I then asked him to do some transcription work for me for my online drum school, which is Thomas Lang's Drum Universe. And he did an incredible job transcribing some very complex drum patterns and song parts, very, very impressive. And he also transcribed drum parts from my newest album, Prog Pop, which are also extremely complex. And he did a wonderful job. He has an incredible thorough approach to transcribing and pays tons of attention to detail, dynamics and everything. So he does absolutely incredible work. If you ever need somebody to transcribe your drum parts for you, get in touch with Sergio Ponte. He's the man. L'ho conosciuto perché sono stato suo allievo a un camp, i suoi Thomas Lang Drumming Bootcamp, che ed ero andato in Belgio a studiare. E lui ha visto che io praticamente volevo sfruttare appieno la somma che avevo pagato per essere uno degli allievi, quindi mi scrivevo tutto. Lui suonava, io trascrivevo. Ho fatto anche un quaderno per gli altri allievi, cioè che è venuto di circa 40 pagine, questo fascicolo con tutto ciò che è stato suonato da Thomas. Sei un vero secchione. Sono un po' un secchione per quanto riguarda, ma poi a me piace molto l'aspetto che ha la musica da batteria sulla carta, cioè, forse è una sorta di OCD che ho, non lo so. Ascolta, ma quindi tu hai la capacità veramente di sentire 4 battute pronti via e le trascrivo? Come fai? Le memorizzi, le canti, cioè se non le metti in loop, cioè per esempio se tu devi trascrivere, come funziona tecnicamente il processo di trascrizione per te? Cosa usi? Un software per rallentare? Come fai? Allora, io sono molto arretrato a livello tecnologico. Pensa che è stata mia moglie a farmi notare che con Windows Media Player o su YouTube puoi rallentare le cose, perché io fino a 2 anni fa scrivevo tutto a velocità naturale. Beh, così hai imparato meglio. Ho imparato meglio, però sono volate una
certo numero di epiteti nei primi mesi di lavoro e mia moglie per fortuna mi ha supportato e sopportato in questa cosa. Adesso diciamo che le parti che ho trascritto per Todd, se non avessi avuto modo di rallentare o di mettere in loop i video, sarebbe stato quasi impossibile farle con l'accuratezza che vuole Drumeo. Per quanto, se no io non uso software particolari per rallentare, uso semplicemente la speed down che c'è su YouTube o su Windows Media Player. Sì, diciamo che queste sono le cose che uso. Come software uso Finale e Sibelius, che sono i due principali. Ce ne sono tantissimi altri, però software come Finale e Sibelius ti permettono di anche creare dei layout per fare libri, per fare opuscoli didattici, per fare una serie di lavori che magari altri programmi più semplici, magari come iRed o MuseScore, non ti permettono di fare con questa precisione. Io uso MuseScore, iRed è molto limitato, però è molto semplice per chi proprio ha competenze a zero. Però va benissimo. Sì, va benissimo. Neanche vuole, devi trascrivere 2 groove semplicini, va benissimo. Hey everybody, Johnny Rab here. I just want to take a minute to thank Sergio Ponte for all he's done. We've done clinic tours together, and most recently he has done an excellent job on transcription work and music notation and engraving for some new books I have out, as well as redoing some old books that I had. I updated the drum and bass book and freehand book, and I'm self-publishing, so Sergio is the one that has done that for me. I really appreciate his expertise in this field. So he's also worked with Todd Sucherman and a bunch of other folks. So Sergio, thank you for all you're doing, buddy, and all the best. Ma questa lettura a prima vista che tu hai, in cui ti sei specializzato, quindi è in un certo senso un tuo talento naturale, una skill naturale che ti sei reso conto di avere? Sì. Ok. Sì, e di nuovo tutto va alle lezioni, agli anni di lezioni che ho fatto con Furio. Lui ha spinto molto su questa cosa, ma mi ha presentato sempre il solfeggio come una cosa molto divertente, semplice, soprattutto, come anche tu hai già proposto in alcuni tuoi video, facevamo al Dante Agostini una pagina in 7-8 modi diversi. Quindi quella è una cosa che consiglio a tutti, perché la tua lettura migliora in maniera esponenziale e tu non te ne accorgi, perché tu magari lo stai facendo sul rullante, poi lo fai sui tom, poi lo fai con la cassa, però nel frattempo leggi sempre. Ma ti stai divertendo e stai imparando altri modi di fare quella pagina. Sì, e poi sviluppi tantissimo la creatività, no? Certo. Quando ho intervistato Elio Rivagli mi ha raccontato che lui ancora oggi prende syncopation e si studia 2 battute di syncopation, la parte finale per esempio, ci crea un feel, ci crea un groove, e quindi sviluppi veramente il tuo modo di suonare partendo. Quindi quando io spingo a dire, quando non sai bene che feel fare, apri il tuo libro di solfeggio, prendi una battuta, 3 battute di groove, prendi quella, falla in 5 modi, vedrai quanti fil ti escono fuori. Concordo perfettamente con te. Ciao a tutti, sono Furio Chirico e parlando di Sergio ha sempre dimostrato di avere grandi capacità sia a livello espressivo, sia a livello di interpretazione, ma anche a livello di precisione e di capacità di intervenire sulle partiture con ottimi arrangiamenti, e non mi stupisce che oggi sia diventato anche un ottimo trascrittore. Mi ricordo che avevo 19 o 20 anni e Furio mi ha chiesto: ma tu cosa vuoi fare con la batteria? Questa è un'altra cosa molto importante, secondo me, che un insegnante può darti. E io gli ho detto: mi piacerebbe suonare non tanto nell'ambito della musica pop, di fare il turnista, mi piacerebbe suonare con gli artisti che mi piacciono. E lui mi ha detto: guarda che si può fare, e questa è stata anche una forte motivazione a contattare la gente. Io sono un po' un rompiscatole per questa cosa. Se un batterista mi piace, lo contatto per chiedergli come fa le cose o semplicemente per fargli complimenti. Ad esempio, mi sono avvicinato a Marco Minnemann, che adesso è uno dei miei anche migliori amici, posso dire, proprio perché esattamente 20 anni fa gli ho mandato un'email per fargli i complimenti per un suo disco e lui mi ha risposto e mi ha detto: guarda che bello, mi arriva questa bella mail da una persona che non conosco e oggi è il mio compleanno. E dall'epoca siamo diventati amici, ho organizzato un sacco di cose con lui in Italia, clinic tour, e cose varie. Diciamo che il mio preferito in assoluto è un batterista inglese che si chiama Barrymore Barlow, che ha suonato per circa 10 anni nei Jethro Tull. A volte quando parlo di Barry mi commuovo, è strana sta cosa, però, essere commossi per un batterista, però è il batterista in assoluto che ho ascoltato di più e che ancora adesso mi dà una grande gioia e gratificazione nel sentirlo suonare.
Quando si dice che magari è un po' sottovalutato questo batterista, cosa dici? È così o in realtà chi lo conosce sa benissimo il livello che ha? Perché a volte arrivano queste cose, no? E dicono parla di questo batterista che è un po' sottovalutato. Magari non è conosciuto a livello di John Bonham, Buddy Rich, o eccetera eccetera. Penso che nessuno abbia mai pensato che fosse sottovalutato. No, assolutamente. È un pochino come Pat Torpey, che so che è un batterista che piace molto anche a te. Molti dicono è sottovalutato, in realtà chi sa di cosa sta parlando sa esattamente di cosa sta parlando. Nel caso di Barry è la stessa cosa, perché qualsiasi batterista di nome con cui abbiamo avuto modo di parlare di Barry abbassa il tono e ti dice però lui è un'altra cosa. Io mi sono divertito tantissimo a trascriverlo, non c'è neanche una canzone del suo periodo dei Jethro Tull, quindi parliamo 71-79 che io non abbia trascritto. Tutte le canzoni sono state trascritte nota per nota. Gli ho mandato qualche mail una volta e lui mi ha risposto semplicemente: ma andare a giocare a pallone no? Se io gli faccio un po' di domande troppo tecniche lui mi prende in giro, mi smonta subito. Ma quindi siete entrati in confidenza? Sì, molto. Siamo stati io e mia moglie a casa sua, quando siamo stati in vacanza in Inghilterra siamo stati lì, abbiamo dormito nel suo studio, nella stessa stanza dove Amy Winehouse dormiva quando registrava nel suo studio. Lì hanno registrato gli Who, il Porcupine Tree, Echo and the Bunnymen, George Harrison, quindi venire in contatto con queste persone per me è sempre fantastico e fonte di enorme motivazione. Quindi diciamo che te la sei proprio andata a cercare questa cosa qua. Senti, che consiglio daresti a chi oggi, perché tu di questa cosa ovviamente ci lavori, tu sei la dimostrazione che diversificare comunque ti può dare non solo un'entrata economica ma anche delle gratificazioni professionali e artistiche, no? Molto importanti. Dici la tua da questo punto di vista. Appunto, riprendo la tua parola, diversificare. Quando sono stato al camp di Thomas Lang, lui ci ha fatto un giorno un elenco di almeno 30 modi in cui il batterista può lavorare in musica senza essere solo batterista. Quindi trascrittore, produttore, non sto qua a elencarli tutti, consiglio a tutti di andare al camp di Thomas perché è un'esperienza fantastica. Però io mi sono molto ritrovato in questa cosa, lo dico sempre ai miei allievi, se vi piace trascrivere iniziate a farlo. Ho degli allievi che ultimamente si sono interessati al mondo della programmazione delle batterie trap. Io non mi sento affatto di scoraggiarli, anzi, portami a sentire cosa fai. Proviamo a trascriverlo, proviamo a suonarlo sulla batteria vera. Ed è tutto un di più, è sempre una conoscenza in più che uno ha e che può mettere nel suo bagaglio. Certo, poi oggi comunque anche con gli strumenti online è veramente facile entrare in contatto con delle realtà. Io stesso qualche anno fa lavoravo per questo sito che si chiama Karaoke Version, quindi facevo queste basi drumless che a volte acquisti, no? Sai, quelle senza la voce oppure con tutti gli strumenti, ma anche in quel caso lì non è che sono stato chiamato, ho creato un catalogo, l'ho spedito, ho mandato 1 miliardo di email finché uno non si è fatto avanti, ed erano loro che sono anche più grossi, eccetera eccetera. Quindi sono opportunità. Chiaro che se tu però non sai utilizzare il computer, non sai utilizzare Pro Tools, non parli inglese, io non ho un inglese perfetto, però comunque però l'ho sentito, me la posso, più che buono. Me la posso cavare, anzi vorrei migliorare. Pensa che io facevo questa cosa, l'ho fatta per un periodo, prendevo degli allievi madrelingua, dicevo ok, vieni a lezione di batteria, ti faccio lezione gratis, però non si deve parlare italiano, anzi Fantastico. se non lo sai ancora meglio, è una cosa che consiglio, ne ho parlato anche in una puntata del mio podcast. Ovviamente bisogna sapere insegnare la batteria, non è che può far chiunque, cioè che sia una cosa con una certa responsabilità, però fare questa cosa nelle città come qua a Piacenza abbiamo l'università, ci sono un sacco di ragazzi stranieri, è una cosa fighissima perché 2 o 3 ore a settimana parli pure con la terminologia giusta, quindi è una cosa che ho fatto, è andata bene. Fantastico. Io sono Pierluigi Calderoni e sono stato il batterista del banco per più di 30 anni. Volevo cogliere l'occasione di questo mini video per ringraziare il mio amico Sergio Ponti per aver trascritto per batteria in modo ineccepibile il brano del banco Sono la bestia, un brano abbastanza complicato direi, diversi ritmi dispari, che Sergio con la sua tenacia e pazienza è riuscito a cogliere nella trascrizione lo stesso spirito con cui io l'avevo concepito e realizzato. E non è un brano semplice, ve lo garantisco. Dimmi un po', quindi tu lo fai, questo servizio lo fai anche per privati oppure è una cosa che lavori solo per riviste? No, per quanto riguarda le riviste collaboro saltuariamente con la rivista Drumhead Magazine, che è stata fondata da Jonathan Moore, un batterista che è stato un nostro idolo da ragazzini. Io avevo il poster in camera. Io me lo ricordo con Gio Satriani, che ha fatto un periodo con Gio Satriani, un batterista fenomenale. Io l'ho conosciuto perché ero a suonare a Londra con una di queste 2 band rumene che si chiama Dor de Du e lui era tra il pubblico.
Ma dai! E dopo è venuto, abbiamo fatto 2 parole, e mi ha chiesto che rullante usavi, mi ha fatto i complimenti, insomma, sono stato onorato della sua attenzione. Poi siamo stati circa un'ora in camerino, io e lui a parlare. Sì. Lui ha raccontato anche lì un sacco di storie incredibili. Posso crederci. Incredibili avere in studio Steve Gadd a 1 metro. Ma lui è produttore oggi, giusto? Anche produttore. Lui è veramente l'esempio della diversificazione. Ha avuto uno studio per quasi 20 anni a New York, che era affittato spesso per dei mesi e mesi all'anno dagli Steely Dan, quindi lui li ha visti registrare lì dentro. Quindi non sarà stato uno studio brutto? No, assolutamente. Mi ha detto una cosa a proposito di Steve Gadd. Mi ha detto, sai cos'è la cosa di Steve incredibile? Che non sbaglia mai. Mi ha detto, lui fa una take, quella. Porca miseria. Non devi rifarla, funziona, è tutto bilanciato, i suoni, il balance, è tutto perfetto. E adesso si è spostato a Los Angeles da qualche anno, la rivista continua a averla, sempre Drumhead Magazine. Per lui ho fatto delle trascrizioni di Mark Craney, che è stato un batterista che a me è piaciuto sempre molto, suonava con Gino Vannelli sul disco Brother to Brother, sì. Ha fatto dei dischi un disco con Jethro Tull che si chiama A, molto bello, e poi altre trascrizioni per una band islandese molto molto interessante che si chiama Agent Fresco. Hanno un batterista molto bravo, io ho fatto una trascrizione. Hai postato anche qualcosa nel mio gruppo Facebook, mi ricordo. Sì, quello, anche della roba dei Jethro, che tu sei stato gentilissimo a condividere. Beh, sei stato gentilissimo a postarla, perché Grazie. ovviamente questo spirito di condivisione non è da tutti. Per cui no, io penso che è inutile farsi i lavori e tenerseli per sé. Devi mandarli in giro. Io, per quanto riguarda le trascrizioni, non hai idea di quanto ho dovuto mandarli in giro gratis, di quanta gente magari non mi ha risposto. In realtà all'estero questa cosa del non rispondere è un po' meno comune, almeno ti dicono no grazie, oppure in futuro ci può interessare. Sì. Quindi lavori gratis ne ho fatti veramente un'infinità per arrivare adesso ad avere un introito mensile che è dato anche dalle trascrizioni. Certo. Dove ti si può trovare? Facebook, Instagram, dove sei? Facebook, sito ufficiale? Non ce l'ho. Lo so, tutti mi dicono che dovrei farne uno, prima o poi cederò a questa cosa. Instagram... se hai scoperto Windows Media Player 2 anni fa, mi sa che il sito lo fai tra 10 o 12 anni. Sì, ma io ho scoperto i software musicali nel 2016, semplicemente perché Thomas Lang mi ha detto, senti, io le trascrizioni scritte a mano sul sito non posso metterle, quindi imparo a usare Sibelius. Quindi grazie al suo input non poteva dirti finale subito, io preferisco Sibelius, ecco. Però adesso li uso tutti e due con una certa sicurezza. Quindi sì, mi si può trovare su Instagram sotto il mio nome Sergio Ponti, Facebook sempre Sergio Ponti, sì, sempre Sergio Ponti, basta. Ottimo, questi sono i miei contatti. Interessantissimo, sono molto contento di averti intervistato. Grazie mille. E in bocca al lupo.